Ciao e benvenuti in questo nuovo format. Yeah! Oggi volevo consigliarvi un po' di film horror per e con vere bad girls. La raccolta che ho creato racchiude diversi film con tanti temi complessi e diversi da loro, quali psiche umana, la fragilità, la vendetta. Sono film che sarà strano a dirsi, ma che quando guardo, non lo so, mi fanno sentire meglio, quindi non lo so, ve li consiglio così magari potrebbero far star meglio anche voi. Il primo film che voglio assolutamente consigliarvi è The Lure, Corky Dancescu, scusate se l'ho pronunciato male, è un film del 2015, è una pellicola con un mix di horror e musical, sì, musical, da vedere assolutamente, che tratta il tema delle sirene. Secondo me è uno dei film horror che trattano i temi delle sirene migliori in assoluto, perché di solito i film sulle sirene horror non sono tutto questo granché. Questo film, nonostante le canzoni polacche, perché comunque essendo una parte musical, all'improvviso troverete queste canzoni polacche che però non sono male. Mattone polacco, minimalista di scrittore morto suicida giovanissimo. Guarda. Copie vendute 2, guarda. Le protagoniste sono appunto due sirene, Silver e Golden. Si trovano sulla Terra e iniziano a lavorare in un nightclub locale. Una delle due, Silver, si innamora di un umano, mentre Golden la mette in guardia e segue istinti, diciamo, più nella sua natura di sirena, più sanguinosi. Le tensioni tra le due sirene diventano sempre più forti e poi vabbè, il resto è da vedere. È un film molto bello che esplora la fragilità e il conflitto interiore. Un altro film che voglio consigliarvi è California Axe Massacre, si chiama anche Axe oppure Lisa Lisa. È un film horror del 1974. Due criminali decidono di nascondersi in una fattoria abbandonata in un bosco dove vive una ragazza con suo padre. I criminali credono di riuscire a sottomettere facilmente Lisa per restare al sicuro alla fattoria, ma lei si rivela molto più pericolosa del previsto. È un film che ha molte Pearl vibes, infatti vi consiglio assolutamente anche Pearl, ma ne parleremo dopo. Per tante cose è ispirato, ma la trama è un po' meno definita. Non è un film meraviglioso, ma se vi piacciono questi argomenti guardatelo perché lei è veramente cattivissima. Lisa Lisa, Axe, The California Axe Massacre o come lo volete chiamare, lo potete trovare in lingua originale su YouTube. Un altro film che potete trovare su YouTube, questa volta credo anche sottotitolato in italiano, è Valerie and Their Weeks of Wonders. In italiano un titolo impronunciabile che mi vergogno anche a pronunciare, quindi vi lascerò soltanto questo titolo inglese. È un film surrealista cecoslovacco del 1970 e la trama segue Valerie, una giovane ragazza che sta vivendo, diciamo, il passaggio dall'infanzia all'adolescenza. È un'atmosfera onirica che secondo me è il pezzo forte di questo film. Valerie viene trascinata in un mondo di stranezze e personaggi ambigui, quali streghe, sacerdoti, vampiri. È molto bello e ho visto che spesso si trovano dei frame di questo film a giro per il web, per i social, ma non tutti conoscono da che film è tratto. Quindi se vi piace il cinema e se vi piacciono questi film con questi personaggi femminili un po' particolari e stravaganti, guardatelo. Film coreano che segue la storia di due sorelle che tornano a casa dopo essere state ricoverate in un ospedale psichiatrico. Tornate nella loro casa di campagna, devono affrontare eventi misteriosi e anche abbastanza complicati. Pellicola molto interessante sui traumi, i lutti, le famiglie disfunzionali e anche sulle malattie mentali. Ve l'avevo menzionato prima e ovviamente ve lo citerò. Pearl, film horror del 2022 diretto da T. West, funge da prequel del film X, ma potete benissimo vederlo anche senza aver visto il film X. Io sinceramente ho preferito Pearl rispetto a X. Maxine non l'ho ancora visto, ma prossimamente lo vedrò, poi vi farò un mi scappa la critica. Tornando a Pearl, nel 1918 circa, una giovane ragazza che vive in una fattoria isolata insieme ai genitori è spinta oltre i limiti della solitudine e dal desiderio, diciamo, inappagato di diventare una star del cinema, per uscire dalla monotonia della sua vita quotidiana. Passiamo a The Loved Ones. Questo film penso che non si trovi in italiano, probabilmente c'è soltanto in lingua originale. È una pellicola del 2009 con un umorismo un po' macabro, non è il migliore della lista. Un ragazzo viene invitato al ballo della scuola da una ragazza, ma rifiuta l'invito perché è già impegnato. In seguito al rifiuto viene rapito dalla ragazza che lo ha invitato al ballo e da suo padre e si ritrova intrappolato in casa loro
con un susseguirsi di violenze psicologiche, giochi macabri, e lei è veramente cattivissima, cioè è una matta schizzata in... Altra pellicola interessante, sempre su queste tematiche più o meno, è The Neon Demon di Nicholas Refn del 2016. Jess è una giovane modella che si trasferisce a Los Angeles e si trova immersa in un ambiente in cui la bellezza, la ricerca della perfezione si possono rivelare letali, diciamo. Non ha una trama molto complessa, ma ti comunica comunque sia molta alienazione e ti dimostra anche quanto la bellezza a volte possa essere pericolosa. Se mi seguite da un po', di sicuro lo avrete già visto, ma ci tengo comunque sia a menzionarlo. Stiamo parlando di Midsommar di Ari Aster. È un film del 2019 che esplora i temi del lutto, delle relazioni disfunzionali, ispirato liberamente da The Wicker Man. La trama segue Dani, una ragazza traumatizzata dalla recente perdita della sua famiglia, e nonostante non sia molto desiderata si unisce al gruppo del suo fidanzato e degli amici di lui per andare a visitare una comunità in un villaggio sperduto in Svezia. Le credenze folcloristiche sono il tema principale, ma penso che sia capitato a tutte a volte di sentirci un po' come Dani. Altro film che voglio assolutamente consigliarvi, se mi seguite da un po' di sicuro l'avrete visto. Nel caso contrario segnatevelo assolutamente, è The Witch. È un film del 2015 diretto da Robert Eggers. Io tra l'altro sto impazzendo ad aspettare Nosferatu. Vi lascio tra l'altro il video delle location qui, non lo so. Ambientato nel New England del XVII secolo e con atmosfere cupe bellissime, che esplora temi di superstizione e religione. Una famiglia di coloni inglesi, dopo essere stata esiliata dalla loro comunità, si trasferisce in una fattoria ai margini del bosco, dove si dice viva una strega. Anche qui le credenze folcloristiche giocano un ruolo importante, ma non solo, anche la femminilità. Fatemi sapere cosa ne pensate, se ne avete visto qualcuno, se non li avete visti, se li vedrete grazie a questo video. Fatemi sapere se vi sono piaciuti e quant'altro qui sotto nei commenti. Fatemi sapere anche se continuare con questo format potrei consigliarvi altri film su altre tematiche oppure di altri generi. Oggi mi era presa così. Questo video, essendo un esperimento, ve l'ho caricato oggi come extra, ma noi ci vediamo lo stesso venerdì alle 14 con un nuovo video. Ciao!